Opstays è un'azienda che è nata in Portogallo nel 2021 con sede a Porto ed è stata fondata da René e altri due soci portoghesi. Quindi io lavoro sulla parte di gestione aziendale barra tutta quella parte di processi aziendali. Siamo entrati in contatto con Rodrigo e Nuno e abbiamo iniziato a collaborare perché loro avevano una piccola azienda che si occupava di gestire appartamenti Airbnb a Porto. E ascolta, mettiamoci insieme e partiamo insieme a fare questa azienda. E sta andando bene perché siamo cresciuti, siamo passati dalle 3 proprietà iniziali che avevamo a 33 proprietà divise tra Portogallo e Italia, e quindi pian piano stiamo crescendo, ci stiamo espandendo in diverse aree, che sia Porto, Lisbona e l'Algarve, che è il sud del Portogallo, che a Bassano del Grappa. Infatti noi in Opses non siamo completamente digitali, non siamo completamente remoto, perché noi comunque non facciamo dei servizi digitali, noi lavoriamo in presenza, perché alla fine le proprietà sono delle cose fisiche, vanno gestite e controllate. L'ospite che arriva va gestito e controllato, soprattutto nel post check-in, quindi nel check-out, la parte marketing, la parte vendite, sales. Se c'è qualche problema, intervenire subito in presenza. Mentre tutta l'altra parte, quindi la parte di finanza, amministrazione, gestione tecnologica, è completamente da remoto. Mentre la parte operation, che è l'unico reparto aziendale che non è da remoto ma è in presenza, se non ibrido, perché comunque anche loro possono lavorare da casa, possono essere tranquilli in questo. Comunque noi siamo partiti durante il Covid, quindi proprio era il periodo dove eri obbligato a lavorare quasi da remoto, ok? E i dipendenti che abbiamo noi avevano già iniziato a lavorare in maniera ibrida, quindi questo ci ha aiutato molto dal punto di vista distanza lavorativo. Dal punto di vista per loro della metodologia di approccio al lavoro, li ha motivati molto fin dall'inizio. Perché, entrando da noi comunque siamo ancora piccoli, siamo ancora una startup e la nostra mentalità deve essere una mentalità da startup, e questo ha fatto sì che anche per loro era un po' una nuova sfida, un modo nuovo di lavorare, quasi imprenditoriale, perché comunque si sentivano quasi imprenditori anche loro di fare un'attività dove comunque non avevano orari fissi, avevano delle task da rispettare, gestendosi il loro lavoro, anche chiamando i colleghi, dando anche ordini ai colleghi in base a quello che è meglio per l'azienda, capito? Quindi questa cosa qua è stata vista in maniera positiva e alla fine è un lavoro magari che stressa di più, lavori di più, però ti ripaga dal punto di vista creativo, dal punto di vista emozionale ed è più soddisfacente secondo me. Si fa anche fatica a capire i problemi delle persone che lavorano perché non ci lavori sotto contatto, di conseguenza sono loro che ci riportano i problemi. Quello che noi facciamo è cose non specifiche di una singola persona, ma problemi generali vengono completamente discussi nel Monday meeting, di ogni lunedì mattina, dove noi lasciamo completamente spazio a loro di dirci tutte le cose che non vanno. Il nostro problem solving, come risolviamo il problema noi, è: hanno un problema? Ok, gli diamo libertà a loro di dirci il problema, ma anche di trovare una soluzione, secondo le loro esperienze, le loro necessità. Sì, prendiamo delle decisioni strategiche dall'alto, però dopo tutte le problematiche, anche gli sviluppi futuri, vengono completamente riportati dai nostri collaboratori, poi ne discutiamo insieme, ne vediamo insieme e prendiamo anche una scelta tutti insieme. Perché per esempio se una persona ci dice guarda che secondo me è meglio fare questa cosa qui, noi andiamo a parlare anche con le altre persone, ascoltiamo un po' tutti e da lì poi troviamo una conclusione. Questo è quello che facciamo noi, infatti tantissime volte ci troviamo a fare dei meeting singoli, quindi tutti i 4 soci con ogni singolo collaboratore che abbiamo, e con loro riusciamo a capire i vari problemi. Infatti è molto importante anche parlare con loro, capire anche da persona a persona, perché ogni persona reagisce ai problemi in maniera diversa e li risolve in maniera diversa. C'è stato anche un caso che abbiamo dovuto cambiare completamente software per la parte finanza, perché questo ragazzo nuovo che ci ha detto guarda che secondo me questa cosa non va bene per questi vari motivi, ho detto ok, facci una proposta a te. Ci ha fatto questa proposta e questo nuovo software, l'abbiamo analizzato insieme e volentieri è funzionata. E ora lo stiamo portando avanti. Noi in primis abbiamo un po' cambiato metodologia di lavoro perché non davamo orari prima. Tante volte si trovavano la domenica a gestire un ospite. Il sabato sera è successo a fare un check-in di una proprietà perché aveva dei problemi di check-in automatico. E queste cose qui hanno un valore davvero tanto grande per noi e per questo non abbiamo mai dato orari noi di lavoro. Ora come ora, da circa 6 mesi, abbiamo un attimo definito
un orario di 6 ore al giorno dove noi vorremmo che loro siano operativi davanti ai computer, perché tante volte ci trovavamo che se c'era un problema magari loro non erano disponibili e quindi io magari dovevo aspettare che loro rientrassero, quindi c'era tanto tempo morto tra una cosa da risolvere magari anche seria e magari quando loro tornavano operativi. Quindi noi sappiamo che in queste 6 ore del giorno loro sono sempre operativi. Le altre 2 ore del giorno possono giostrarsele, farle, non farle, accumularle, proprio dargli una libertà completa da questo punto di vista. Ovviamente abbiamo avuto dei problemi anche noi con il customer support, queste ragazze che era arrivato un momento di burnout totale. Abbiamo anche gestito un attimo quel momento di stress emotivo che aveva e abbiamo trovato una soluzione, siamo trovati a un win to win, quindi abbiamo vinto noi e lei adesso. È essenziale, soprattutto lavorando nel digitale da remoto, mappare processi aziendali. È un po' quello che è il mio compito, quello che lo sento un po' mio anche. È essenziale perché solo facendo così si vedono tanti problemi che vengono fuori. Capire dove sono gli sprechi di ogni processo, provare a tagliarli, analizzarli insieme e snellire completamente il lavoro di ogni persona. Questo, secondo me, è essenziale e il mio consiglio è di non farlo da soli, di farlo con un gruppo di persone, perché questo ti aiuta molto a avere visioni diverse. Secondo me, dal punto di vista lavorativo e proprio gestione del lavoro, la mappatura dei processi è essenziale. Secondo me dopo è importante parlare con persone che fanno il tuo stesso lavoro e analizzare con loro, trattare con loro, capire con loro e se si hanno dei problemi, chiamar loro anche, che comunque non sono tutti competitor. Se hai anche dei rapporti diretti con dei competitor, tra virgolette, aiuti, a volte dei consigli te, a volte ricevi dei consigli, quindi è importante secondo me e vedere chi davvero ce l'ha fatta, chi davvero ha fatto cose grandi e vedere con loro cosa fare, perché ti danno un cambio di mentalità, di mindset queste persone qui. Ma per esempio ogni anno andiamo a delle fiere di settore e questo aiuta tantissimo, cioè è la cosa ti apre gli occhi davvero. L'anno scorso tutti e 4 i soci, sono tutti e 4 soci da Porto l'anno scorso, e tutti in tavoli diversi, e cavolo siamo usciti tutti per un'unica idea, per esempio, con 4 idee diverse, quindi parlando solo con persone di altri stati, quindi secondo me è anche importante andare a eventi di settore, fiere di settore, aiutarsi a aprirsi a queste cose, essere più realistici nella cosa, vedere più la realtà vera dei fatti, perché alla fine sono tanti problemi dal punto di vista sia lavorativo ma anche emozionale. Proprio anche io mi ricordo che ho avuto tanti sali e scendi di emozioni i primi 6 mesi di apertura, quindi un po' più realistici, e questo secondo me si può risolvere parlando con le persone, ma informandosi di più. Sì, quindi insomma una combinazione di ambizione e realismo però anche. Esatto. Ora come ora con tutto il team mettiamo gli obiettivi trimestrali. Abbiamo visto che è fondamentale, è una cosa che non facevamo all'inizio per inesperienza, ed è una cosa che davvero serve. Noi ogni 3 mesi mostriamo un report dei 3 mesi prima, abbiamo fatto questi numeri, anche questo fatturato, e andiamo poi a vedere anche gli obiettivi futuri che abbiamo. E questa cosa qui anche a loro motiva come startup, e soprattutto in fase iniziale. Abbiamo visto che per i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, c'era anche quasi una cosa di insicurezza verso i nostri rapporti, e quanto dureranno, ok? Cosa possono fare? Perché alla fine è un problema che tante startup hanno, le startup partono, quanto durano? Non si sa, ok? Ora noi siamo arrivati anche a livello di bilancio molto molto buono 2022-2023. Queste cose per i dipendenti li motiva, soprattutto per chi è dall'inizio da noi, perché dicono ok, mi ricordo che siamo partiti in determinate condizioni, abbiamo definito gli obiettivi, stiamo portando gli obiettivi a termine e anche per loro si sentono più sicuri.